Salve a tutti, oggi 26 gennaio, domenica, ci troviamo qui a Trebicciano, sempre per denunciare lo stato di inquinamento in cui si trova questo territorio. In modo particolare andremo a vedere la grotta presso la VG17, è una denominazione catastale della cavità. Prenderemo quindi in considerazione i dati catastali regionali. Andiamo a vedere quindi questa grotta e ci riaggiorniamo più tardi. Ci troviamo qui davanti all'ingresso della famosa grotta degli idrocarburi dove appunto venivano scaricati. Possiamo vedere qui sulla pietra, non si riesce, è impercettibile, ma c'è scritto grotta inquinata con tanto di freccia. Questo è penso destinato ai turisti. E come possiamo vedere l'ingresso è facilmente percorribile dalle cisterne che una volta entrate trovavano la cavità che andremo a vedere fra un po', e da lì poi riuscivano a scaricare le nafte e gli idrocarburi. Adesso andremo a vedere la cavità dove poi venivano scaricate le nafte, quindi gli idrocarburi. Roberto, ci descrivi meglio questa zona, questa cosa? E allora, questo è il pozzo di accesso della grotta che è stata utilizzata per lo scarico di petroli esausti, quindi idrocarburi. Qui possiamo vedere anche su quelle rocce appunto il catrame che si è formato. Qui semplicemente arrivavano le cisterne, i camion cisterna che poi scaricavano tramite le maniche direttamente gli idrocarburi nella grotta. La grotta poi è stata utilizzata ovviamente per anni con questo sistema di smaltimento illecito, perché ovviamente non si poteva fare, ma la particolarità è che purtroppo in quest'area sull'altopiano carsico tutto quello che veniva fatto illecitamente era coperto dalle autorità dello Stato italiano. Quindi queste cisterne arrivavano qui molto facilmente ed erano però scortate dalle forze dell'ordine italiane, quindi per permettere di scaricare i loro veleni nel sottosuolo carsico. E noi ne traiamo le conseguenze. E purtroppo noi poi ne dobbiamo subire le conseguenze. Decine di grotte sull'altopiano carsico sono state utilizzate in questo modo e naturalmente le conseguenze sono gravissime dal punto di vista sia ambientale che sanitario. Perfetto, proseguiamo nella perlustrazione. E ci troviamo in una delle grotte nell'area dell'ex discarica di Trebicciano, che venivano utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti industriali e in questo caso di idrocarburi. Qui si è formato sul fondo appunto vediamo quello che rimane di un laghetto di nafta. Il sistema per lo smaltimento era molto semplice. Questa grotta ha un inghiottitoio verticale, quindi qui arrivavano le cisterne che poi collegavano la manica per scaricare direttamente all'imbocco appunto della grotta all'inghiottitoio, e quindi poi procedevano appunto a scaricare gli idrocarburi. In questo modo sono state utilizzate molte cavità sul Carso nell'area di Trebicciano. Questa è una di quelle grotte che appunto noi possiamo vedere, ma purtroppo ce ne sono altre che sono state poi ostruite, il cui accesso è stato distrutto. Questo è avvenuto in particolare dall'inizio degli anni 70 fino alla fine degli anni 70, quando quest'area è stata più intensamente utilizzata all'interno del sistema di smaltimento illecito dei rifiuti che era stato adottato a Trieste in assenza appunto di altri luoghi adatti allo scarico soprattutto del petrolio esausto.
E quindi è una testimonianza preziosa che noi abbiamo di una situazione purtroppo gravissima di inquinamento, ma qui si parla del pesante inquinamento delle falde sotterranee, inquinamento ipogeo, una delle emergenze che è stata nascosta per anni e una delle emergenze più difficili da risolvere in quanto le bonifiche sono pressoché impossibili. Quindi non c'è soluzione a questa situazione, oppure ci potrebbe essere anche con dei fondi anche minimi? No, con fondi minimi sicuramente no, bisognerebbe... Sono quelli che poi hanno attualmente ad esempio l'ipogea No, qui si sta parlando, per capirci meglio, di un disastro ambientale di cui il Carso è solamente una parte. Si parla della distruzione dell'ambiente, del territorio, della zona del territorio libero di Trieste. Quelle che noi vediamo sono le discariche sull'altopiano. Poi c'è l'altra parte di inquinamento che riguarda le coste, che riguarda la parte a mare, quindi dovremmo affrontare complessivamente questa situazione di inquinamento pesantissima. Stiamo parlando di cifre di miliardi di euro per le bonifiche, quindi ovvio che sono al di fuori della portata di qualsiasi amministrazione locale e noi le possiamo già considerare come riparazioni di guerra, cioè per la guerra che è stata portata a questo territorio da parte dello Stato italiano che ha occupato questo territorio. E delle mafie incluse? Beh sì, perché in definitiva Trieste è stata scelta come area diciamo migliore per lo smaltimento di tutti quei rifiuti tossico-nocivi che non potevano trovare sistemazione in altre parti del paese, cioè dell'Italia. Quindi siccome questo era un territorio e lo è tuttora in amministrazione provvisoria, qui nessuno si faceva troppe domande, bastava avere a disposizione degli amministratori locali al servizio degli occupanti. Questo è avvenuto fino ad oggi. Questi amministratori locali hanno svenduto il loro territorio, hanno svenduto i loro cittadini, la salute dei loro cittadini, perché pensiamo naturalmente alle conseguenze drammatiche che questo inquinamento ha portato e continuerà a portare alla salute dei cittadini di Trieste e del territorio libero. E tutto questo solamente per mantenere questi amministratori locali un potere che desse loro dei privilegi personali. Ecco, quindi si sono venduti allo Stato occupante e hanno distrutto l'ambiente di Trieste e il futuro dei loro cittadini.